Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio per uno speciale tattico per il derby vinto. Finalmente dal Milan 2-1 dopo un po' di derby persi, insomma il Milan torna a vincere e quindi facciamo vedere un po' quello che è cambiato rispetto ai mesi precedenti, rispetto ai derby precedenti, rispetto invece a quello che abbiamo visto nella partita di domenica sera. Capiremo come il Milan ha vinto la partita, quanto l'Inter si è snaturata o il Milan ha fatto snaturare l'Inter, quanto di buono ha fatto il Milan sul campo e vediamo se sarà poi nel caso replicabile per le prossime partite e non lasciare il derby come una fantastica partita a sé stante. Ma siccome abbiamo fatto un lavoro di analisi molto approfondito di numeri, di dati, di statistiche, eccetera, eccetera, io direi di partire subito, non prima di aver chiesto come al solito un like, un'iscrizione, insomma, per quello che facciamo. Grazie a tutti quelli che magari in questo momento stanno cliccando sul like o magari non sono iscritti e si stanno iscrivendo, ragazzi, è semplicemente gratis. Iscrivervi al canale e ci dà una grandissima mano avere più abbonamenti, scusate, oltre che abbonati, più iscritti possibili. Io vado subito, prima di andare sul campo, dal punto di vista tecnico e tattico della partita, una questione numerica sulla fase atletica del Milan. Come vedrete ho diviso in due tutto, più o meno facendo sempre riferimento al derby di un anno fa, quello perso 5-1 dal Milan, con rapportato a quello che invece il Milan ha vinto 2-1 pochi giorni fa. Corso di più o corso meglio? Perché? Perché se andate a vedere i dati statistici, il Milan ha corso di più rispetto a se stesso di un anno fa. Come vedete praticamente in tutti i top 5 rispetto ai top 5 dell'anno scorso hanno corso di più, quasi 1 chilometro in più mediamente a testa, e ha corso meglio, perché se andate a vedere in fondo la velocità media della squadra è ancor più elevata. Questo vuol dire che il Milan non ha perso energie per il campo, ha corso cercando di coprire meglio il campo e tra poco lo vedremo, perché il Milan ha realmente coperto il campo in una maniera diversa dal solito e sembra comunque pagare anche dal punto di vista atletico. Vado subito a proposito di andiamo a vedere quello che si è visto sul campo, perché c'è stata una sorta di ribaltamento dei ruoli per quanto riguarda il Milan e l'Inter, non tanto per quanto riguarda appunto la questione fisica, ma per quanto riguarda la questione tattica. Lo andiamo subito a vedere, mi metto qui nell'angolino. Questo perché queste sono le due heat map di Inter e Milan, derby perso a sinistra, derby vinto a destra. Il Milan in entrambe le occasioni è la heat map più in alto. Come vedete in pratica si sono ribaltati i ruoli. Il Milan di un anno fa è sparso per il campo, alto, largo e lungo, cosa che permette all'avversario di essere invece molto corto, molto basso, abile a ripartire e a trovare quella profondità che tanto male ci ha fatto, come vedete in basso a sinistra nel riquadro dell'heatmap dell'Inter dell'anno scorso. Quest'anno completamente diverso. È l'Inter a essere un po' troppo lunga, un po' troppo larga, forse anche un po' troppo alta rispetto al suo solito, che non vuol dire che è sbagliato, ma è diverso da quello che fa solitamente, e il Milan invece è più o meno nella situazione dell'Inter dell'anno scorso, dove ha tanta profondità di campo davanti, come vedete in alto a destra nel riquadro dell'heatmap del Milan del primo tempo del derby vinto, con invece una profondità data dal fatto che è rimasto un po' più basso. Ma se questo, tra virgolette, non vi ha convinto, vi faccio vedere anche le posizioni medie delle due squadre. Siamo nettamente più bassi, ma anche qui è esattamente la copia del derby dell'anno scorso, ma al contrario. Nel primo campetto di sinistra c'è l'Inter, che è uguale all'incirca al Milan, ultimo campetto di destra di quest'anno. Se guardate i campetti esterni, quindi tutto a sinistra l'Inter dell'anno scorso, tutto a destra il Milan di quest'anno, più o meno è lo stesso atteggiamento tattico, quindi si inizia una pressione all'incirca sul cerchio di centrocampo e si cerca di restare un po' più bassi.
L'Inter di quest'anno è stata portata nella nostra metacampo come noi siamo stati portati nella metacampo dell'Inter l'anno scorso. Se vedete più o meno è lo stesso tipo di schieramento, anche se a onor del vero l'Inter di quest'anno, come vedete, è un po' più corta e un po' più chiusa negli spazi. Il Milan dell'anno scorso era anche abbastanza largo tra gli elementi. Vi ho cerchiato in rosso le posizioni dei terzini e in giallo quella di Pulisic, perché è l'aspetto più diverso che possiamo riscontrare per quanto riguarda le posizioni in campo dei giocatori. L'anno scorso, come in tante altre partite, abbiamo visto il nostro terzino in fase soprattutto di possesso veniva in mezzo al campo. Lo vedete nel campetto del derby perso, quello di sinistra, dove il 2, Davide Calabria, cerchiato in fucsia, è lì stretto quasi a fare la mezzala. Con Pulisic che invece prende una posizione più esterna da classico giocatore di 4-2-3-1 esterno destro alto. Quest'anno invece la linea 4 è rimasta più o meno stabile, tant'è che non ve l'ho messo, poi ve lo spoilerò nell'analisi, non abbiamo neanche rotto la linea contro Lautaro che veniva incontro, contro Thuram che veniva incontro, siamo rimasti a 4 belli, tranquilli e sereni, con quindi Emerson Royal a fare il terzino classico, come vedete, e ha preso la sua posizione di mezzala invece Christian Pulisic, molto più stretto all'interno del campo, creando quello che si vede già nel campetto, questa sorta di rombo tra il 29 Fofana, 14 Reinders, 7 Morata, 11 Pulisic. E lo vediamo sul campo. Questo è il primo possesso della partita del Milan, quindi è esattamente come il Milan aveva preparato la partita. 4 difensori stabili, non in altre posizioni di campo, con i due terzini un po' più alti perché si sta costruendo, ovviamente, con un vertice basso che è Fofana, che in questo momento è in possesso, con Reinders che si è alzato in mezzala a sinistra, con Pulisic che si è abbassato da mezzala di destra, con in tre quarti Morata, perché le nostre due punte non giocano come giusto che sia, una di fianco all'altra, ma giocano in verticale, quindi una viene incontro, ed è stata quasi sempre Morata, l'altra va in profondità, ovvero Ebram. Discorso a parte è Rafael Leao, che è il giocatore che ci dà ampiezza, che tiene l'Inter ampia, e che è una posizione importante per far sì che l'Inter invece non vada a intasare la parte centrale del campo, che invece ci avrebbe dato fastidio. Rafa, restando largo, tiene largo Pavard, tiene largo anche in parte Barella, e quindi ci consente di avere un pochino più di spazio centrale. Ma il Milan, da qualche partita a questa parte, costruisce così: 4 dietro, un rombo in mezzo, aiutati da Christian Pulisic in mezzala, e poi una punta centrale. Andiamo a vedere il discorso dell'heatmap sviluppato un po' diversamente, ovvero derby perso, tutto a sinistra. Questo è il Milan. Come vedete, un baricentro ben spostato al centro del campo, praticamente a ridosso della linea centrale del campo. Una squadra un po' più larga rispetto a quello che vedremo poi nella partita giocata domenica, e una lunghezza di squadra invece, questo sì, molto grande, perché come vedete dai dati la lunghezza media del Milan è stata di 26 metri. Questo succedeva un anno fa. Qualche giorno fa invece il Milan era lungo soltanto poco più, anzi scusate, poco meno di 22 metri, quindi una squadra molto corta, un po' più bassa, come vedete il baricentro è nettamente sotto la linea di centrocampo, con una larghezza media più o meno simile, anche perché è dovuta al fatto che abbiamo questo sistema di gioco che difficilmente una squadra rimane tanto stretta. Ma in realtà il Milan stretto lo è stato per davvero in un possesso. Ve lo faccio vedere subito andando sul campo per mostrarvi quello che il Milan voleva fare in fase di possesso dell'Inter. Una fase da 4 in linea, la difesa, che non si rompe, non cerca di coprire la profondità, non cerca di venire incontro se l'avversario viene incontro, rimane stabile a 4, una linea da 2 con i due mediani e una linea da 4 con Rafa Leao, Ebram, Morata e Pulisic. Se li vedete sono molto corti, perché tra l'ultimo difensore e l'ultimo attaccante di qua, cioè tra Ebram e Tomori, ci sono pochissimi metri, molto stretta, perché non vuol dare campo all'Inter nella fascia centrale, che c'era invece costata i gol di Brozovic, i gol di Mkhitaryan,
i gol di Lautaro, c'era accostato a tutto questo, concede tanto spazio sull'esterno, perché da un certo punto di vista la coperta da qualche parte si deve accorciare per forza, perché d'altronde siamo sempre in 11 su un campo che è lungo 100 e largo poco più di 50, quindi insomma da qualche parte lo spazio va concesso. Il Milan sceglie, battezza di concederlo sugli esterni, ma non dando spazio sugli esterni in profondità, perché poi il Milan si abbassa, dà tanto spazio sull'esterno, ma non in una posizione avanzata. Lo vediamo tra poco nei tocchi di palla. Questo invece è quello che vuol fare il Milan in fase di possesso. Derby precedente, tantissimi tocchi a ridosso del centrocampo e in tre quarti. Il Milan ha cercato di avere possesso, cercando di salire con la palla. L'Inter si è abbassata, Milan sale lento, l'Inter si fa schiacciare per avere tanto campo per ripartire, cosa che ci è costato il gol di Thuram e tante altre occasioni dell'anno scorso. L'Inter giustamente fa questo e vince. Il Milan, nonostante ve lo spoilero, ma ve lo faccio vedere tra poco, l'alto possesso palla, l'alto numero di tocchi, in area di rigore calcia poco, perché 56% dei tiri arrivano dall'interno e ben il 44% dei tiri arrivano da fuori area. Pochi giorni fa il Milan decide di fare un calcio invece diverso, quindi non di dominio della palla, non di possesso palla, non di salita con la palla, ma un attacco molto più diretto. Quindi, come vedete, ve li ho sottolineati in fucsia, le due parti di campo dove il Milan ha toccato più palla rispetto alla versione precedente sono nel primo quarto di campo, cioè quando inizia l'azione dal basso, poi nella fascia centrale ha pochi tocchi rispetto alla partita precedente, perché tende a non voler far possesso in quella fase, ma tende a cercare subito gli avanti, tant'è che in area di rigore o a ridosso dell'area di rigore sono aumentati di molto il numero dei tocchi. Questo perché il Milan in sostanza li ha diminuiti, ma li ha divisi tra una fase iniziale d'azione e una fase finale, cercando quindi di essere molto più veloce nell'azione e molto più diretto, anche perché d'altronde non avendo grandi palleggiatori in mezzo, ma avendo 4 giocatori offensivi abili a sfruttare anche in parte lo spazio e soprattutto quella palla l'abbiamo portata, perché se vi ricordate ci sono le transizioni palla al piede nello spazio di Pulisic, di Reinders, di Morata, dello stesso Leao, di Teo. Quindi il Milan ha cercato di fare un calcio diverso e che ha portato i suoi frutti. Possesso e dominio, dove sta la verità? Questo per dire che a volte i numeri lasciano veramente il tempo che trovano, perché bisogna poi contestualizzarli nella partita. Possesso del Milan nel derby perso sfiorava il 60%, cosa che ce ne siamo fatti niente. Numero di tocchi elevatissimo, quasi 700 tocchi di palla, cosa che ci ha interessato niente. Derby di pochi giorni fa, il possesso tra virgolette lo vince l'Inter, questo ovviamente lascia anche a campo a lì l'Inter va in vantaggio e si può abbassare, qui il Milan va in vantaggio e si può abbassare, ma come abbiamo visto in realtà l'idea del Milan non era quella di fare possesso e risalire, quella dell'Inter invece è stata portata a fare quel tipo di calcio, tra poco lo vedremo. Il Milan tocca la palla molto meno che rispetto a un anno fa e vince nettamente la partita rispetto che perderla nettamente. Questo è tanto per far capire che a volte i dati vi lasciano un pochino il tempo che trovano e vincere il possesso contro quell'Inter porta più svantaggi che vantaggi. Vi faccio vedere come il Milan ha cercato di snaturare l'avversario, ovvero di portarlo in zone di campo che per loro sono un pochino meno abituali e meno vincenti. Derby di pochi giorni fa. L'Inter ha visto aumentare esponenzialmente il numero di cross utili o tentati. Lo vedete, pochi giorni fa ne ha tentati 18, vincenti tra virgolette 10. Un anno fa invece la media era nettamente più bassa, il numero era nettamente più basso, erano addirittura la metà, se non di meno. Quindi il Milan cosa ha tentato di fare? Ha tentato di portare sugli esterni l'Inter, che come vediamo
nella parte più bassa, i numeri sui 2 esterni, sia a destra che a sinistra, rispetto all'anno precedente, che è il campetto che sta qua sopra di me, sono aumentati in maniera esponenziale, perché il Milan ha cercato di blindare la fase centrale per far sì che l'Inter potesse sfogare solo sull'esterno. È una sorta di rischio calcolato cercando di avere il male minore. Dov'è il male maggiore dell'Inter? In mezzo? Togliamo via Çalhanoğlu in regia, togliamo via Lautaro in contro, togliamo via la profondità di Thuram e nel caso ci concediamo un po' più spazio per Dumfries dall'altro, Di Marco dall'altra parte. Ma cerchiamo di farlo a modo nostro, non dandogli quella profondità sull'esterno che invece è stata il motivo di tanti gol presi nel recente passato del Milan sotto la gestione Fonseca. Tant'è che l'Inter, come vedete, anche i suoi passaggi lunghi si sono drasticamente ridotti rispetto a quello di un anno fa, dove l'Inter difendeva basta e poi abitualmente cercava nello spazio Lautaro, Thuram, Di Marco, Dumfries, con tanto spazio da andare a attaccare. Il Milan invece quello spazio gliel'ha tolto e quindi, come vedete, i passaggi in tre quarti dell'Inter sono nettamente aumentati. Da 59 siamo passati a 91. Quelli del Milan sono incredibilmente crollati da 105 a 41. Come vi ho fatto vedere poco fa, vediamo se lo recupero, qui il Milan nella fase centrale di tre quarti non c'è stato e quindi ha attaccato direttamente. Chiudiamo con questa sorta di rischio calcolato. Più corti? Più stretti? Più bassi? Sì, ha funzionato. Dove l'Inter ci ha pizzicato soltanto? In qualche occasione in cui è stata veloce a cercare a trovare sull'esterno quello spazio che noi concedevamo. Quando il Milan si è fatto un po' pizzicare, un po' troppo alto e un po' troppo scoperto, ecco che l'Inter ha creato quelle 2 o 3 occasioni, gol compreso, perché nascono esattamente tutte nello stesso modo. Quindi con un possesso in zona centrale di centrodestra circa, in un caso Çalhanoğlu manda Di Marco, nell'altro Barella manda sempre Di Marco, in un'occasione Di Marco, quella più in alto, crosserà per Thuram che di sponda, Lautaro poi al volo calcia sopra la traversa, da dentro l'area di rigore, l'occasione principale prima del gol, dopo esattamente qualche minuto, stessa identificazione, Barella per Di Marco per Lautaro che ridà a Di Marco e gol. Ecco, è ovvio che giocavi con l'Inter, quindi ci sta che ti possa anche mettere in difficoltà in qualche occasione, non si può essere perfetti, però questa sorta di rischio calcolato abbiamo concesso all'Inter quelle 2 o 3 occasioni che poi potevano costarci caro, ma onestamente meno di così difficilmente si può fare. Ci sta anche dare, queste piccole occasioni all'Inter. Ora, questo è stato il derby. Così il Milan è stato diverso e così il Milan è riuscito a vincere contro l'Inter finalmente, cambiando atteggiamento, cambiando modo di giocare e andando incontro a non le sue difficoltà, ma giocando sulle difficoltà dell'Inter e cercando di portare l'Inter in zone di campo che abitualmente al Milan fanno meno male rispetto a quando invece le voragini centrali hanno concesso i gol di Brozovic, Mkhitaryan e compagnia cantante che conosciamo molto bene. Ora arriva il Lecce, ora arriveranno altre partite dove l'avversario sarà diverso e il Milan sarà costretto a fare magari una partita diversa. Cerchiamo di non ripetere, ecco, quello che sono stati gli errori del passato, ovvero questo esterno che con l'Inter è stato difeso in un certo modo, se torniamo a difenderlo come abbiamo difeso col Parma, con la Lazio e in altre circostanze, il rischio è di andare incontro a una brutta figura. Quindi speriamo che il Milan abbia imparato dai propri errori, incrociamo le dita e ci ritroviamo con un'altra analisi tattica nel prossimo futuro. Grazie ancora, se volete mettere like, altrimenti ci vediamo domani mattina. Ciao a tutti.